Se vi dico lobbista, che cosa vi viene in mente? Io ho l'impressione che la prima cosa a cui pensiate è una persona in giacca e cravatta con la valigetta 24 ore che con ogni mezzo, agendo nell'ombra, cerca di influenzare i processi decisionali, la politica e le scelte collettive. Ma se vi dicessi che il lobbying come strumento di informazione alla politica può essere uno strumento al servizio di cause urgentissime come il contrasto al cambiamento climatico, le discriminazioni sociali, le diseguaglianze. Mi credereste o mi prendereste per un ingenuo? Io sono convinto che il lobbying abbia il potere di rivoluzionare oggi la rappresentanza politica e che possa essere uno strumento nelle mani di ciascuno di noi che oggi si sente sempre meno rappresentato e che possa davvero essere al servizio delle cause nelle quali crediamo. Noi lo chiamiamo lobbying civico, lobbying per il bene comune, ed è la missione dell'Ufficio Italiano di The Good Lobby che ho fondato nel 2019. Pensiamoci, per tutto il Novecento i partiti hanno avuto una presenza capillare sul territorio. Da una parte ascoltavano i cittadini, i loro bisogni, conoscevano il tessuto economico, le aspirazioni delle professioni, avevano personale e avevano esperti che li aiutavano appunto da una parte ad analizzare quali erano i bisogni collettivi e dall'altra parte a rielaborarli e tradurli in proposte che diventavano leggi. Ma oggi i partiti sono privi di risorse, spesso non hanno neanche un funzionario a livello territoriale che aiuti i politici ad avere un sentore appunto di che cosa succede, di quali sono le emozioni, di quali sono le aspettative. E per questo sappiamo che la fiducia nei confronti dei partiti è ai minimi termini, ma tutto questo ha anche rappresentato una crisi di rappresentanza davvero molto drammatica. Eppure non è che le istituzioni, siano esse a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale, non prendano delle decisioni su temi assolutamente rilevanti che ci riguardano, dall'intelligenza artificiale oppure temi legati al territorio come la mobilità urbana, come la difesa del nostro territorio. E lo fanno però senza che arrivi dai partiti che non hanno più quel ruolo, appunto, che non hanno più quella capacità, quella raccolta di dati, di informazioni, di emozioni collettive che servirebbero a chi decide, a chi governa, di avere appunto quei dati che gli servono. Certo, ci sono gli esperti, non sempre, e non sempre indipendenti. E dall'altra parte ci sono le lobby. Ci sono gli interessi economici, gli interessi professionali, gli interessi industriali che cercano di influenzare le decisioni collettive in maniera assolutamente legittima, non trasparente perché il nostro è un paese che non ha reso trasparente la rappresentanza di interessi, ma non è un reato. Non può essere considerato un reato in una democrazia portare informazioni al decisore pubblico. Che cosa succede però? Che da una parte abbiamo frotte di lobbisti perché il numero dei rappresentanti di interesse è cresciuto enormemente, che con la loro valigetta 24 ore varcano le soglie del potere, portano il loro punto di vista ai decisori e i cittadini che rimangono alle porte dei palazzi in cui vengono prese le decisioni. Un caso molto concreto quando nel 2021 quello che poi avrebbe preso il nome di PNRR passò la bozza dal governo al Parlamento, la commissione competente in materia di mobilità, di trasporti, convocò tutte le sigle dell'autotrasporto, le aziende competenti in materia, ma
nessuna associazione che si occupi di consumatori e utenti. Come se sapere da chi ogni giorno prende gli autobus, i treni, le automobili per spostarsi fosse completamente irrilevante. Certo, in questo vuoto di rappresentanza, in questa crisi della politica, gli interessi privati, gli interessi industriali, economici, professionali hanno saputo organizzarsi e avere quindi dei rappresentanti che portano appunto dati, informazioni a chi decide, a chi ci governa. Ma tutto questo non avviene per i cittadini, che non a caso alimentano sempre di più non solo la sfiducia, ma anche l'esercito degli astensionisti. Ne sappiamo qualcosa noi di astensionismo perché nel 2020, The Good Lobby era da poco nata, venimmo avvicinati da un gruppo di ragazzi, di ex studenti, che stavano portando avanti una battaglia molto importante, ma ai più ancora ignota, quella sul diritto di voto fuori sede. Si tratta di 5 milioni di persone, questi sono i dati dell'Istat, visto che abbiamo parlato di statistiche, di demografia. Sono 5 milioni di persone che hanno, in quanto studenti o lavoratori al primo impiego, si trovano lontani dal luogo in cui sono residenti e che hanno enormi difficoltà a tornare al voto. Alle ultime elezioni americane 82 milioni di persone hanno avuto la possibilità di votare o per corrispondenza o in anticipo. L'Italia è l'unico paese che non consenta in Europa di votare in una forma diversa da recarsi al seggio, collocato talvolta a centinaia di chilometri dal luogo in cui si è domiciliati. Abbiamo cercato di aiutarli creando una coalizione con altre organizzazioni studentesche e giovanili. E poi, come il lobbista con la valigetta, siamo entrati anche noi nei palazzi in cui vengono prese le decisioni, abbiamo incontrato i vari gruppi parlamentari e abbiamo cercato di dare voce al 12% dell'elettorato che non si può esprimere, che non può recarsi con facilità alle urne, che chiede solo quello, di essere messo nelle condizioni di poter votare. Abbiamo creato un intergruppo parlamentare, abbiamo avviato un iter dopo che sono state presentate 10 proposte di legge e alle ultime elezioni europee, dopo una campagna che ci ha portati al Festival di Sanremo, in cui abbiamo coinvolto cantanti e il pubblico, e soprattutto un tour nelle università italiane, siamo riusciti ad ottenere un primo risultato, una sperimentazione che ha consentito a 300.000 studenti, che non avrebbero probabilmente avuto la possibilità di votare, di votare a distanza. Il lobbying civico ha consentito quindi di arrivare a una piccola, grande rivoluzione, perché si tratta di questo. Si tratta di procedere a piccoli passi, un passo alla volta, verso cambiamenti attesi, in un paese bloccato, in cui sembra impossibile cambiare. E dall'altra parte si cerca di dare coraggio ai cittadini, di aiutarli ad organizzarsi e ad agire in quello spazio politico che è quello spazio in cui vengono prese le decisioni ed è bene cercare di agire prima che quelle decisioni che ci riguardano abbiano un impatto sulla nostra vita senza che noi abbiamo avuto alcun modo di poter confrontarci con queste decisioni, essere consultati. Un altro esempio, ritorniamo al PNRR. Nel 2023 ci siamo mobilitati assieme ai cittadini con una petizione online e a molte organizzazioni della società civile affinché nella cabina di regia, che è quella che prende le decisioni sul PNRR, in cui siedono aziende, associazioni di categoria, ci fossero anche i rappresentanti delle organizzazioni che rappresentano interessi generali, i podoni, la mobilità, chi si batte per contrastare il cambiamento climatico, proprio perché crediamo che il futuro del nostro paese possa
anche e debba anche essere rappresentato da chi interessa, da chi rappresenta interessi generali. Dopo un mail bombing, una campagna di mobilitazione online, siamo riusciti a raggiungere questo piccolo ma importante risultato, cioè che le associazioni civiche siedano poi finalmente nella cabina di regia. Questo genere di mobilitazione, di campagne, non sono impossibili. Non servono eroi, non serve Superman per portarle avanti, ma allo stesso tempo non bisogna neanche illudersi che siano facili e che non sia necessario organizzarsi. La prima cosa che direi è proprio quella di cercare di individuare le persone con le quali collaborare, associarsi, darsi una strategia con degli obiettivi chiari, ovviamente tenendo conto di quelle che sono le risorse a disposizione. Mi verrebbe da dire che questa è un'attività non per noi, che siamo dei professionisti della società civile, ma deve essere un'attività per voi, che avrete sicuramente centinaia, migliaia di cause nelle quali credete, che vi stanno a cuore, possono essere davvero tantissime, anzi, vi chiedo per un attimo di pensarci. Qual è la causa che a voi sta più a cuore, che per voi è più importante? Sicuramente l'abbiamo sentito anche in questi 2 giorni, il futuro del nostro pianeta. Abbiamo per questo sarà il 2° anno consecutivo, inaugurato un incubatore climatico che permetterà a 10 organizzazioni, gruppi informali, movimenti sociali di avere una formazione per diversi mesi affinché siano in grado appunto di fare quello che dicevo prima, di organizzarsi, di fare i compiti, di portare i dati al decisore pubblico. Perché? Perché siano loro, non noi, che raggiungano i parlamentari, i sindaci, i ministri con delle proposte, con delle soluzioni che facciano sentire quella rappresentanza che dicevamo prima manca. Perché di questo si tratta di cercare di coltivare l'intelligenza collettiva. Ci sono persone che sono brave a parlare in pubblico, altre che sono bravissime a raccogliere dati, a comunicare, e ci sono molti ricercatori, studiosi che sono pronti a mettere a disposizione i loro dati per delle battaglie che portino avanti gli interessi generali e anche per controbilanciare gli interessi particolari che sono molto forti e molto potenti. L'economista Stefano Zamagni, qualche mese fa, ha scritto, anzi ha incitato le cooperative sociali e le associazioni del terzo settore a lavorare nello spazio politico, nello spazio pubblico. Voi, ha detto, proprio voi che vi occupate di povertà, di assistenza sociale, di tematiche fondamentali, dovete agire a monte prima che le decisioni vengano prese, dovete farvi sentire, dovete riconsiderare quello spazio come uno spazio fondamentale. E proprio in questi giorni il Parlamento discute la finanziaria, che è diventato oramai il principale strumento di atto di indirizzo politico di qualsiasi governo. E comprensibilmente i lobbisti con la valigetta arrivano con i loro emendamenti, le loro proposte per chiedere sgravi, incentivi, fondi. Ma dove sono gli attivisti climatici? Dove sono coloro i quali si battono per restituire dignità alle persone? Dove sono quelli che chiedono di avere una mobilità urbana a misura della vita di ciascuno di noi? Perché se vogliamo ottenere un cambiamento profondo, se vogliamo davvero avere dei cambiamenti, non possiamo non considerare anche le leggi, non possiamo non considerare anche la politica e cercare di cambiare, cercare di portare il nostro punto di vista a chi prende delle decisioni. Perché mi viene da dire che il lobbying civico forse ha proprio il potere, vuole avere il potere di restituire voce a chi oggi sente di non avere voce,
a quelle comunità marginalizzate, a tutte quelle cause, pensateci, a tutte quelle centinaia, migliaia di cause importanti che non vengono più considerate dalla politica e che agli interessi privati non interessano. Non voglio fare l'ingenuo, non voglio dire che sia facile, non voglio dire che sia immediato, non sempre si vince subito, ma fate i compiti a casa, organizzatevi, strutturatevi, trovate i giusti alleati e vi assicuro che non serve neanche comprare la valigetta. Grazie. Grazie.